Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questa maglietta fatta con due semplici quadrati molto belli, infatti c'è questo gioco di pieno e traforato alternato che comunque mischiato a questo gioco di colori dà questa allegria divertente da vedere. E la realizzazione è sostanzialmente ho realizzato due quadrati riuniti tra di loro, poi ho ricavato questa manica, questo bordino con questo punto rete un po' diverso dal solito che ho fatto su tutte e due le maniche, però voi se volete potete anche farlo sul bordo di sotto e allungarlo, farlo diventare una tunica, un copricostume, quello che vi detta la fantasia. Per quel che riguarda il consumo del filato, questa è una taglia SM perché è quasi 50 di semicirconferenza. Ho usato circa 300 grammi di filato, considerando che ho usato gomitoli da 50 grammi, quindi ne ho usati 6. Non ho altro da aggiungere, quindi vi lascio alla descrizione del materiale che ho utilizzato e all'esecuzione del progetto stesso. Per questo progetto ho usato il filato fiocco multicolor della Tre Sfere nella versione gialla, che sono andata a lavorare con uncinetto numero 4, dopodiché avremo bisogno di un metro da sarta, una forbice, un ago da lana e dei marcapunti. Come ho detto all'inizio del video, formeremo questa maglia con due piastrellone. Io una l'ho già fatta, guardate che bella, tra il mix di colori e l'alternanza dei punti pieni e i punti a rete è proprio bellissima. Questa piastrella ha un lato di circa 47-48 centimetri, quindi adesso ne inizieremo una insieme e vedremo come l'ho costruita. Iniziamo il nostro lavoro facendo 6 catenelle. Che vado a chiudere a cerchio. Dopodiché salgo con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto e vado a farne altri 15. Per un totale dovremmo avere 16 punti alti attorno alle nostre 6 catenelle. Una volta fatti i miei 16 punti alti, compreso le 3 catenelle iniziali, vado a chiudermi con un punto bassissimo sulla terza catenella partendo dal basso delle 3 catenelle che abbiamo usato, che abbiamo realizzato per iniziare il giro. Dopodiché salgo con 3 catenelle che saranno il nostro punto alto. Aggiungo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto di base, cioè nel punto bassissimo dove abbiamo chiuso il giro. Praticamente abbiamo formato un punto V formato da un punto alto, 3 catenelle di separazione e un altro punto alto. Dopodiché vado a lavorare 3 punti alti punto su punto, quindi entro nel punto successivo, faccio un punto alto, in quello dopo un altro punto alto, in quello dopo ancora il terzo e l'ultimo. Dopodiché entro nel punto successivo e faccio punto alto, 3 catenelle, prendo il filo e rientro nello stesso punto di base. E ho creato un altro punto B, praticamente saranno gli angoli che formeranno il quadrato della nostra piastrella. Dopodiché vado nel punto successivo, punto alto, nel punto dopo, punto alto, e in quello dopo ancora punto alto, quindi sono 3 punti alti su 3 punti. Dopodiché prendo il filo, entro nel punto successivo, vado a creare il terzo angolo, quindi punto alto, 3 catenelle, rientro nello stesso punto di base, punto alto, prendo il filo e vado a lavorare 3 punti alti punto su punto, quindi faremo 3 punti alti su 3 punti alti, uno per punto. Prendo il filo, entro in quello successivo, vado a fare il nostro quarto e ultimo angolo, quindi punto alto, 3 catenelle, riprendo il filo, rientro, altro punto alto, dopodiché vado a finire
il giro facendo gli ultimi 3 punti alti. E vado a chiudere il giro con un punto bassissimo nella terza catenella partendo dal basso. In questa maniera abbiamo quadrato il nostro cerchio, cioè partendo dal cerchio siamo riusciti ad ottenere un quadrato. Ora proseguo in questo modo, entro nell'archetto successivo con un punto bassissimo, faccio le mie 3 catenelle che vanno a sostituire il primo punto alto, dopodiché faccio 3 catenelle di separazione, entro, prendo il filo, entro e faccio 3 punti alti nello stesso archetto di base. Aggiungo 3 catenelle di separazione, conto 1, 2, 3, entro nel terzo punto utile con un punto basso. Faccio di nuovo le mie 3 catenelle di separazione, prendo il filo, vado nell'archetto che ho subito dopo l'angolo praticamente e vado a fare 3 punti alti, tre catenelle, rientro nello stesso archetto di base e faccio 3 punti alti. Aggiungo 3 catenelle di separazione, entro nel punto centrale del giro sottostante, cioè il numero 3, e faccio un punto basso, 3 catenelle di separazione, entro nell'archetto successivo e faccio i miei gruppi di 3 punti alti separati da 3 catenelle. Quindi il primo gruppo l'ho fatto, 3 catenelle, rientro e faccio i miei 3 punti alti. Aggiungo 3 catenelle di separazione e vado nel mio punto centrale, il numero 3 del giro sottostante, faccio il punto basso. 3 catenelle di separazione, vado nell'archetto successivo e faccio i miei 3 punti alti, 3 catenelle e 3 punti alti, sempre nello stesso archetto di base. Dopodiché aggiungo di nuovo le 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, entro nel terzo, punto basso, 3 catenelle, dopodiché prendo il filo e vado a completare il gruppo di 3 punti alti. Siamo partiti col primo punto del giro con le 3 catenelle, che sarebbero sì il primo punto del giro, ma anche l'ultimo punto del gruppo di 3. Quindi entro, vado a fare i 2 punti alti mancanti, e vado a chiudere con un punto bassissimo, sempre nella terza catenella partendo dal basso. In questo modo la nostra chiusura risulterà un po' meno evidente. Chiuso il nostro giro, entro con un punto bassissimo nell'archetto, saliamo con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto, aggiungo le 3 di separazione, rientro nell'archetto e adesso ne farò solo 2 di punti alti, quindi perché dovremo averne in tutto 5, quindi 2 li abbiamo fatti nell'archetto, dopodiché andremo a fare un punto alto su ogni punto utile degli altri 3 del giro sottostante e così ne abbiamo ottenuti 5.
aggiungo 3 catenelle di separazione, vado nel punto basso e faccio un punto basso. Di nuovo mi faccio le mie 3 catenelle di separazione, entro nel primo punto alto utile, vado a lavorare i 3 punti alti, dopodiché entro nell'archetto, ne faccio 2, aggiungo 3 catenelle di separazione, rientro di nuovo nell'archetto, ne faccio altri 2. Dopodiché vado a concludere con gli altri 3 punti alti, uno su ogni punto. Aggiungo 3 catenelle di separazione e vado nel punto basso con un punto basso. 3 catenelle di separazione, prendo il filo, entro nel primo punto alto utile e vado a fare i miei punti alti, 1, 2, 3, entro nell'archetto, faccio il quarto e il quinto e ultimo punto, dopodiché aggiungo 3 catenelle, entro di nuovo nell'archetto, ne faccio 2, dopodiché vado a lavorare gli altri 3 punti e arriviamo ad averne un totale di 5. 3 catenelle di separazione, entro nel punto basso e faccio il mio punto basso. Aggiungo di nuovo 3 catenelle di separazione, prendo il filo, entro nel primo punto alto utile e vado a ripetere l'operazione. Ho fatto anche questo lato, sono arrivata alle 3 catenelle, quindi entro negli ultimi 3 punti alti, fatti 3 punti alti, prendo il filo, vado nell'archetto e lavoro l'ultimo punto. Ne lavoriamo uno, il secondo sono le 3 catenelle. Vado a chiudermi con un punto bassissimo e riparto, rientro nell'archetto, faccio le mie 3 catenelle, le 3 di separazione, rientro nell'archetto, faccio 2 punti alti, e lavoro gli altri 5 restanti, in totale ne avremo 7, quindi vado a lavorare punto su punto gli altri 5 punti alti. Dopodiché aggiungo le mie 3 catenelle di separazione, prendo il filo e vado a fare un punto alto nel punto basso centrale. 3 catenelle di separazione, prendo il filo, vado a lavorare i miei punti alti, tutti e 5, punto su punto. Dopodiché entro nell'archetto e lavoro i 2 punti alti, 3 catenelle, rientro, faccio 2 punti alti e vado a lavorare i 5 restanti punto su punto. Tre catenelle di separazione, prendo il filo, entro nel punto basso e lavoro un punto alto. 3 catenelle di separazione, prendo il filo e vado a lavorare i miei 5 punti alti, poi entro nell'archetto, ne faccio altri 2,
3 catenelle, rientro nell'archetto, faccio i miei 2 punti alti, dopodiché concludo facendo gli altri 5 e ci vediamo alla fine del giro. Sono arrivata all'ultimo gruppo di punti alti, quindi ho fatto le mie 3 catenelle e vado a lavorare punto su punto. Dopodiché entro nell'archetto, vado a fare il mio ultimo punto alto, ops. E vado a chiudermi con un punto bassissimo sulla terza catenella partendo dal basso. Dopodiché rientro nell'archetto con un punto bassissimo, vado a fare le mie 3 catenelle più 3 di separazione e ripartiamo da qui, dal primo giro. Quindi dobbiamo rientrare nell'archetto facendo 3 punti alti anziché 2. Aggiungo 3 catenelle di separazione perché andiamo a invertire il motivo. Conto 1, 2, 3, entro nel quarto punto alto disponibile con un punto basso. 3 catenelle di separazione, vado nel primo archetto utile e lavoro 3 punti alti nello stesso archetto. Qui ho il punto alto, entro e lo lavoro con un punto alto. Dopodiché ho l'archetto, vado a fare 3 punti alti. Aggiungo le mie 3 catenelle di separazione, entro nel quarto punto disponibile, quindi 1, 2, 3 e 4, e entro con un punto basso. 3 catenelle di separazione, vado a cercare l'archetto dell'angolo e lavoro 3 punti alti. Tre catenelle, rientro nello stesso archetto di base con i miei 3 punti alti. Dopodiché faccio le mie 3 catenelle, entro nel quarto punto utile con un punto basso. Faccio ancora le mie 3 catenelle di separazione, vado nell'archetto e lavoro i 3 punti alti. Entro nel punto alto, faccio un punto alto. Nell'archetto successivo faccio i miei 3 punti alti. Aggiungo le mie 3 catenelle, conto 1, 2, 3, entro nel quarto punto con un punto basso, 3 catenelle, vado nell'angolo e faccio il mio angolo composto da 3 punti alti, tre catenelle e 3 punti alti nello stesso archetto di base. Di nuovo le mie 3 catenelle, faccio le mie 3 catenelle, conto 1, 2, 3, entro nel quarto punto utile con un punto basso, 3 catenelle di separazione, entro nell'archetto successivo e vado avanti a lavorare così come ho lavorato questi due lati. Ci vediamo quando sono arrivata alla fine del giro. Sono arrivata alle ultime 3 catenelle dopo il punto basso centrale, quindi vado a prendere il mio filo, entro nell'archetto e lavoro quelli che sono gli ultimi 2 punti alti del giro per poi andarmi a agganciare su l'ultima delle 3 catenelle partendo dal basso per chiudere anche questo giro. Dopodiché entro nell'archetto, risalgo con le mie 3 catenelle,
faccio 3 catenelle di separazione, prendo il filo, rientro nell'archetto e faccio 2 punti alti, torniamo a 2 perché devono diventare 5, quindi andiamo a lavorare gli altri 3 punto su punto. Dopodiché vado a ripetere le 3 catenelle, entro nel punto basso con un punto basso, faccio di nuovo le 3 catenelle, vado nel gruppo dei 7 punti alti e lavoro i 7 punti alti punto su punto. Tre catenelle, vado nel punto basso, faccio un punto basso, 3 catenelle, entro nel primo punto alto utile, punto alto, quello successivo, punto alto, in quello dopo, punto alto e fanno 3, dopodiché entro nell'archetto, ne faccio altri 2, diventano 5. 3 catenelle di separazione, rientro nell'archetto e faccio 2 punti alti, vado a concludere questo gruppo facendo gli altri 3 punto su punto, dopodiché riprendo con le mie 3 catenelle, vado nel punto basso, faccio il punto basso, 3 catenelle, entro, prendo il filo, entro il primo punto alto utile, vado a lavorare i 7 punti alti con 7 punti alti, un punto per ciascuno. Di nuovo vado a fare le mie 3 catenelle, entro con un punto basso nel punto basso, 3 catenelle, vado nel primo punto alto utile e vado a fare i miei 3 punti alti più 2 nell'archetto, 3 catenelle, rientro nell'archetto con 2 punti alti, vado a lavorare gli altri 3, poi proseguo con le catenelle. La sequenza da usare per questo giro è questa, ci vediamo quando sono arrivata alla fine del giro. Sono arrivata ancora in prossimità dei miei punti alti, quindi entro nel numero 1 e faccio il mio primo punto alto, dopodiché vado a lavorare anche gli altri 2, entro nell'archetto, vado a fare l'ultimo del giro, ma il penultimo dei 5, perché le 3 catenelle saranno il quinto punto. Mi chiudo con un punto bassissimo e riparto con 3 catenelle, 3 di separazione, rientro nell'archetto, vado a fare i 2 punti alti. Ora i punti devono diventare 7, quindi 2 li abbiamo fatti, abbiamo gli altri 5 che andremo a lavorare punto su punto. Dopodiché aggiungo le mie 3 catenelle di separazione, questo è il giro dove sui punti bassi andremo a fare il punto alto, quindi entro nel punto basso e faccio il punto alto. 3 catenelle di separazione, trovo il mio gruppo da 7 punti, vado a lavorarli punto su punto. A punto alto.
3 catenelle di separazione, entro nel punto basso con un punto alto, di nuovo le mie 3 catenelle di separazione, vado nel primo punto alto utile, faccio punto alto, fatti i miei 5 punti alti, entro nell'archetto, ne faccio altri 2. Dopodiché aggiungo le 3 catenelle di separazione, rientro nell'archetto, faccio 2 punti alti e vado a lavorare gli altri 5. La sequenza da fare per questo giro è questa. Ci vediamo alla fine del giro. Fatte le mie 3 catenelle, vado a lavorare gli ultimi punti alti per questo giro, quindi i 5 sottostanti, entro nell'archetto e faccio l'ultimo, vado a chiudermi con un punto bassissimo e riparto da capo. Però in questa maniera, quindi entro, faccio le mie 3 catenelle più le 3 di separazione e ripartiamo dai 3 punti alti, quindi 3 punti alti, tre catenelle, entro nel quarto punto disponibile con un punto basso, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel primo archetto che incontro e lavoro 3 punti alti, entro nel punto alto, nell'archetto 3 punti alti e di nuovo riparto con 3 catenelle punto basso, 3 catenelle, 3 punti alti, punto alto, 3 punti alti. Dovremo avere sempre un gruppo di 7 punti alti per il lato, mentre l'angolo con gli aumenti lo costruiamo man mano. Partiamo da 3 e poi diventano 7. La sequenza da utilizzare è questa, il lavoro che c'è da fare è tutto qua e andremo avanti a lavorare finché abbiamo raggiunto la dimensione ottimale per la nostra piastrella. Ci vediamo quando l'ho terminata. Ho finito entrambi i miei quadrati, sono andata a prendere le misure per lo scollo che ho fatto al solito modo, praticamente ho ripiegato a metà il quadrato, ho centrato la metà, dopodiché ho calcolato circa 30-32 cm di scollatura, quindi abbiamo 33-32 e mezzo, e sono andata a marcare 16 cm da una parte e 16 cm dall'altra, tenendo ben presente i motivi. Qui sono al primo punto del motivo di 7 punti, anche di qui ho marcato al primo punto del motivo di 7 punti. Ora questo pannello lo tengo col diritto verso di me, prendo l'altro e metto il diritto sotto, quindi i due diritti devono toccarsi. Metto il marcapunti in modo da prendere tutti e due i pannelli sia da una parte che dall'altra e vado a cucire questo pezzettino di spalle. Siete liberi di cucire come volete, o con uncinetto o con l'ago. Io, essendo che tende ad allargarsi parecchio, credo che lo cucirò a punti bassissimi con l'uncinetto. Quindi entro nella catenella centrale delle 3,
sia da una parte che dall'altra, quindi dobbiamo entrare nella catenella numero 2, così almeno siamo bene al centro. E vado a fare il mio punto bassissimo. Dopodiché entro nella catenella successiva, prendo entrambe dopodiché ho i punti alti, entro nel primo punto del pannello davanti, nel primo punto del pannello dietro, chiudo con un punto bassissimo, punti successivi, punto bassissimo, punto successivo, punto bassissimo, prendo il punto intero, non prendo né la costina davanti né la costina di dietro, sto lavorando prendendo il punto intero, in questo modo resterà una cucitura più stabile. Dopodiché arrivo nella catenella, la ruoto, questa qui dal rovescio la ruoto un pochino verso di me, entro in quella del pannello dietro, prendo anche lei, qui ho il punto alto, entro nel punto, prendo il punto da una parte, il punto dall'altra e faccio il mio punto bassissimo. Catenella, entro, prendo la catenella, pannello dietro, faccio la stessa operazione, punto bassissimo. Praticamente il lavoro da fare è tutto questo. Finiremo questo tratto di spalla, dopodiché passeremo a quell'altra. Quando abbiamo unito tutte e due le spalle ci vediamo per vedere come chiudere il fianco. Ho chiuso entrambe le spalle e ho già marcato uno scalfo manica. Ora andremo a marcare l'altra parte. E anche qui ho seguito sempre lo stesso sistema. Dalla metà ho calcolato circa 18-19 centimetri, ok? Però tenendo in considerazione il motivo completo. Quindi qui arrivo all'ultimo dei 7 punti alti, dopodiché non ho più bisogno di misurare, conto i motivi e arrivo all'ultimo dei 7 punti alti. In questo modo, tenendo sempre il motivo completo, riusciremo a riprenderlo per le maniche. Adesso andiamo a chiudere i fianchi con l'uncinetto con lo stesso sistema di prima. Ho chiuso entrambi i fianchi e ho anche realizzato una manichina con questo punto rete a onde, carinissima. Non ho fatto nient'altro che replicare il punto traforato della piastrella e alternarlo. Adesso vediamo come ho fatto. Quindi vado a prendere, prima di tutto tengo la mia maglia dal diritto, una volta cuciti i fianchi la giro dal diritto, prendo il filo in uncinetto, faccio il mio nodino, entro nel sottomanica, primo punto alto utile, entro, faccio un punto basso, salgo con 2 catenelle, sarà il nostro primo punto alto. Dopodiché faccio 3 catenelle di separazione, vado nel punto centrale, quindi il terzo, in questo caso il terzo, perché ne abbiamo mangiato uno se vogliamo, quindi andiamo in quello centrale, il terzo, facciamo un punto basso, 3 catenelle, prendo il filo, vado nell'ultimo punto alto utile del gruppo e faccio un punto alto. Dopodiché
faccio 3 catenelle, entro nel punto alto, questo centrale, con un punto basso, aggiungo 3 catenelle di separazione, prendo il filo, vado nel primo punto alto utile, faccio un punto alto, rifaccio le mie 3 catenelle di separazione, vado nel terzo punto disponibile, faccio un punto basso, di nuovo faccio le mie 3 catenelle di separazione, entro nell'ultimo punto alto del gruppo e faccio un punto alto. Di nuovo vado a fare le mie 3 catenelle di separazione, vado nel punto alto, quello in mezzo alle catenelle, faccio un punto basso, 3 catenelle di separazione, prendo il filo, vado nel primo punto alto utile e mi faccio il mio punto alto. Di nuovo faccio 3 catenelle di separazione, entro nel terzo punto disponibile con un punto basso, faccio di nuovo le mie 3 catenelle, prendo il filo, vado nell'ultimo punto alto che abbiamo a disposizione del gruppo, faccio un punto alto, 3 catenelle di separazione, vado qui dove ho unito i fianchi nel punto bassissimo, qui devo forzare un pochino, però si può fare, e faccio un punto basso, faccio 3 catenelle di separazione, prendo il filo, vado nel primo punto alto utile con un punto alto, praticamente alterniamo 3 catenelle di separazione, un punto basso, 3 catenelle di separazione, un punto alto. E vado avanti in questa maniera fino alla fine del giro. Ho realizzato l'ultimo punto basso, le ultime 3 catenelle, ora vado a chiudermi con un punto bassissimo sull'ultima catenella di quelle che vanno a sostituire il primo punto alto dell'inizio giro. Ora faremo un giro identico, quindi salgo con 3 catenelle che saranno il mio primo punto alto, 3 catenelle di separazione, mi sposto nel punto basso con un punto basso, faccio 3 catenelle di separazione, mi sposto nel punto alto con un punto alto. Praticamente dobbiamo fare un giro identico a quello che abbiamo fatto in precedenza, quindi 3 catenelle, qui ho il punto basso, entro e faccio il punto basso, 3 catenelle, qui ho il punto alto e faccio il punto alto, 3 catenelle, mi sposto nel punto basso e faccio il punto basso, 3 catenelle, mi sposto nel punto alto e faccio un punto alto. Lavoriamo così tutto il giro, poi dopo vediamo come cambiare la sequenza. Ho fatto il mio punto basso, aggiungo le 3 catenelle di separazione, vado a chiudermi con un punto bassissimo sull'ultima delle catenelle che vanno a sostituire il primo punto alto. Dopodiché invertiamo la sequenza, facciamo una catenella che sarà il nostro primo punto basso, 3 catenelle di separazione, vado nel punto basso e faccio il punto alto, 3 catenelle di separazione, qui ho il punto alto, entro e faccio il punto basso, 3 catenelle di separazione, prendo il filo, ho il punto basso e faccio il punto alto, 3 catenelle di separazione, ho il punto alto, faccio il punto basso, 3 catenelle di separazione, qui ho i punti bassi, entro e faccio il punto alto, 3 catenelle di separazione, qui ho il punto alto, entro e faccio il punto basso. Andiamo avanti così fino alla fine del giro, dopodiché ne faremo un altro, quindi ogni 2 giri cambieremo la sequenza. Ci vediamo quando ho finito anche l'altro giro. Ho realizzato le ultime 3 catenelle del secondo giro da quando abbiamo cambiato la sequenza, quindi qui entriamo nella prima catenella, quella che va a sostituire il punto basso, e chiudo con un punto bassissimo. Ora dobbiamo cambiare, quindi qui abbiamo fatto 2 giri, ne siamo partiti col punto basso, ora partiamo con le 3 catenelle che saranno il punto alto, aggiungo 3 catenelle di separazione, qui ho 2 punti alti, giusto, uno nel giro sotto, uno nell'ultimo giro, faccio il punto basso, 3 catenelle, prendo il filo, qui ho il punto basso, entro e faccio il punto alto, praticamente
È lo stesso lavoro che abbiamo fatto nei primi 2 giri. Io ho seguito questa sequenza per 4 volte, nel senso ho fatto 2 giri iniziando col punto alto, 2 giri iniziando col punto basso, 2 giri iniziando col punto alto e ho finito con gli ultimi 2 giri iniziando col punto basso. Ci vediamo quando ho finito la manica. Sono arrivata alla fine dell'ultimo giro, vado a chiudere con un punto bassissimo, faccio un nodino di sicurezza, taglio il filo, vado a nascondere le codine e dopodiché andremo a vedere la maglia sul manichino. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni tra l'altro vi lascio il link di tutti i miei social, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.